Il giallo cadmio è un giallo caldo. Lo possiamo trovare nei cataloghi dei colori come giallo di cadmio scuro, chiaro, medio, oro, giallo di cadmio limone e giallo di cadmio arancione. Userò io però solo il giallo di cadmio medio, che è il colore più equilibrato secondo me e che mi consente di avere una quantità e una qualità di arancioni molto molto belli. Gli arancioni appunto che otterremo in questo video verranno fuori dalle miscele del giallo di cadmio con 4 rossi diversi: l'H di Garanza, rosso di cadmio, rosso permanente e rosso carminio. Vedremo con sorpresa che vi sono alcune similitudini fra questi colori arancioni, ma con altrettanta sorpresa come queste similitudini siano solo apparenti, perché la differenza il colore la fa soprattutto con il suo grado di corposità e di trasparenza, assieme ovviamente alle qualità di coloritura e di copertura. Ricordo che la copertura di un colore, la capacità di copertura, si misura in base a quanto riesce a coprire letteralmente il colore sottostante, e quella di coloritura quando riesce ad essere capace di influire più o meno sulla tinta a cui andrà mischiato. Andiamo quindi dunque a scoprire in questo video come ottenere l'arancio con i colori ad olio, come ottenere molte varietà e sfumature di arancio con i rossi che abbiamo scelto, e vedremo come il giallo di cadmio si comporterà quando verrà mescolato ad essi. Ricordo che userò solo il giallo di cadmio medio e non utilizzerò il giallo di cadmio arancione, ma solo questo colore, il giallo di cadmio medio, e vedrete che con i rossi che adopereremo ci darà tutte le tonalità di arancio che vogliamo. Vi ricordo, prima di lasciarvi il video, di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di condividere il video sui vostri profili social e naturalmente di commentare, come state facendo egregiamente, sotto la descrizione. Non mi resta altro che lasciarvi al video e darvi un arrivederci. A presto. Il giallo di cadmio. E in questa primissima fase vediamo come si comporta insieme alla lacca di Garanza. Adesso costruirò 2 piccoli quadrati rettangolini dove poi andrò a campire il colore e a vedere cosa noi possiamo ottenere dall'unione di questi colori. Ma prima vorrei dire che io non sto mescolando i colori sulla tela. Sto soltanto facendo vedere in tempo reale quello che accadrebbe nella tavolozza se io mischiassi i colori, e lo faccio raccogliendo e raccontando in questa tela quello che io appunto farei. E adesso con pochissima lacca di Garanza vedete che sto riempiendo e andando a mischiarla con il giallo di cadmio. Vedete che c'è questa velatura che scalda molto il colore. Lo scalda, però ricordiamo sempre che la lacca è un colore trasparente, per cui la sua influenza sul giallo di cadmio è minima, ed è molto interessante, anzi, perché ha una bellissima velatura e ci dà la possibilità di mantenere un tono oppure di costruire dei toni molto molto sfumati di questo colore senza dover andare a poter ottenere una copertura completa. Adesso qua ne mettiamo ancora un poco, vedete come anche al tatto e anche visivamente si vede molto bene quanto è trasparente, quindi quanto è fluida la lacca di Garanza, però vedete che il giallo continua a scaldarsi. E adesso vi faccio vedere qua sopra il primo giallo che abbiamo messo un'ombreggiatura, quindi metto il terzo colore che abbiamo, questo arancio più scuro, un pochino più scuro data la presenza della lacca di Garanza, vedete che riesce a ombreggiare in maniera molto delicata il giallo di cadmio che abbiamo messo per primo.
Adesso prendo la lacca di Garanza e costruisco un quadrato solo con lei e poi vediamo quel poco di giallo di cadmio che possiamo mettere sopra, che effetto può darci. Naturalmente una scala tonale di arancio ottenuti con questi due colori è interessantissima. Vedete, io avevo solo il pennello sporco di giallo di cadmio, però tanto basta e avanza per riuscire a essere veramente preponderante nei confronti di una tonalità così trasparente come la lacca. E adesso andiamo a occuparci del giallo di cadmio mischiato ad un altro colore molto compatibile con esso da un punto di vista proprio della pigmentazione, ed è il rosso di cadmio. Quindi andiamo a vedere come con un poco di rosso, molto poco, riusciamo a vediamo che colore riusciamo ad ottenere e vedremo una bellissima sorpresa. Ed ecco qui che metto il nostro rosso di cadmio e andiamo a vedete, io faccio vedere adesso in questo momento come è veramente molto molto coprente, quindi vedete la diversità proprio già di colore, ma vedrete che invece succederà una cosa molto interessante quando andremo a provarlo con il primo esempio, con il primo tassello di giallo. Ed ecco, adesso andremo a mettere appunto un poco di rosso di cadmio dentro questo tassello di colore e vedete come questo colore assomigli molto al tassello che abbiamo accanto e che è quello della lacca di Garanza. Il tono è un pochino leggermente più scuro, però la differenza invece la fa proprio la consistenza del colore. Mentre sulla sinistra noi abbiamo un colore che ha una consistenza molto trasparente, invece sulla destra abbiamo un colore molto molto coprente e quindi la differenza sostanziale, anche se i colori sembrano uguali, la fa proprio la capacità di copertura del colore. Adesso vedete con pochissimo di più di rosso di cadmio la diversità comincia a farsi sentire rispetto alla tonalità precedente, però ripeto, la diversità più grande che esiste fra questi due colori, fra la lacca di Garanza e il rosso di cadmio, è proprio la capacità di copertura che rende possibile avere un'altra soluzione con praticamente lo stesso colore. Ovviamente, essendo più coprente, avendo questa alta capacità di copertura, noi potremo ottenere con pochissimo un rosso molto più scuro, però invece lo possiamo ottenere ugualmente da un punto di vista della velatura. Infatti abbiamo visto come da questo punto di vista la lacca di Garanza, specialmente nel video della mela che ho mostrato un po' di tempo fa, e metto il link qua sopra così almeno lo andate a vedere, si dimostra come la lacca di Garanza, sebbene trasparente, riesca a creare, ad avere questo bel rosso intenso. Però qui stiamo parlando di unione fra due colori che non sono velati e quindi vediamo che la lacca di Garanza può avere una tonalità che assomiglia al rosso di cadmio, però non ne ha la consistenza ed è molto utile quando si devono fare delle nuance molto leggere, come avete visto nel primo esempio che ho fatto nel primo quadratino giallo in alto, esempio che ripeteremo con il rosso di cadmio. Però adesso vedete quanto invece è coprente, allora io non posso come ho fatto qui a sinistra mettere così tanto rosso di cadmio per avere la possibilità di avere una piccola nuance, devo metterne molto poco perché il suo grado di copertura è veramente alto, per cui non riuscirei neanche a ottenere quello che ho ottenuto sulla sinistra, meno che proprio non lo sporchi con una parte infinitesimale di colore come sto facendo in questo momento
nella parte sinistra. Quindi due colori molto interessanti, sia la lacca di Garanza che il rosso di cadmio, che hanno questo tipo di caratteristiche se mischiate con il giallo di cadmio. Adesso andiamo a occuparci di un altro colore, un terzo, il rosso permanente scuro. E questo già dà una tonalità di aranciato molto più spiccata e vedremo come si comporta. È un rosso quinacridone insieme del pirrolo. È un colore semitrasparente, però vedrete che ha una capacità colorante molto molto interessante. Come vedete ne basta pochissimo per dare un altro tono al nostro arancione, un tono un poco più vivo, ma lo vedremo poi negli altri due tasselli che andremo a riempire. Subito lo si noterà con il prossimo, dove mettendo un poco più di rosso noi avremo proprio la risultante di questa maggiore brillantezza dell'aranciato. Ecco, vedete come in questo tassello che noi abbiamo qui. Ed è un colore anche che ha una bella viscosità, una bella consistenza proprio, anche se è un colore semicoprente, un colore semitrasparente. Adesso qui lo metto, vedete questo colore che ha questa tonalità di rosso abbastanza non tenue, però non carica, che però rende, come vedrete, con il giallo una bellissima tonalità di arancione. Naturalmente il pennello è pochissimo sporco di giallo in questo ulteriore tassello, infatti lo pulisco ancora contro la tavola proprio per far vedere la capacità proprio di copertura del giallo e anche di qualità di questo rosso che rende questo bellissimo aranciato. E andiamo a fare la stessa cosa come abbiamo fatto con gli altri due. Vedete che anche qui ha una bella aderenza, quindi posso sforzare un pochino senza dover temere di colorare troppo il tassello, quindi anche questo mi dà la possibilità di avere una morbidezza di sfumatura. Adesso andiamo ad usare questo rosso carminio, che ha una componente di quinacridone, una di rosso naftolo e uno di violetto, di ossazinico, che le dà una capacità di copertura veramente notevole. Vediamo subito come si comporta nel primo tassello. Ne prendo pochissimo e lo andiamo ad unire senz'altro a questo. Vedete come la componente è molto, soprattutto colorante, quanto ancora più coprente. Vedete come si comporta. Ne ho messo veramente poco e ovviamente di più sarà con il tassello successivo. Questa qui è la presentazione di questi 4 rossi che secondo me hanno una capacità di adattamento e proprio di miscelazione con il giallo di cadmio, che io ritengo, anche se un giallo caldo, ritengo uno dei principi dei gialli per quanto mi riguarda, però è un giallo complesso perché ha appunto questa grande capacità di calore proprio in sé come tinta, che proprio per questo dà la possibilità di ottenere dei bellissimi aranciati, a mio avviso. E vediamo dunque come si comporterà con questo rosso carminio. Naturalmente voi potete usare anche altri tipi di rosso e anzi, se lo fate, fatemi sapere nella descrizione che tipo di risultati avete ottenuto. E adesso vediamo proprio questo rosso carminio come si comporta con il giallo di cadmio. Vedete subito che abbiamo questo bellissimo arancione intenso. Mettiamo ancora del colore giallo di cadmio, ma veramente l'intensità di questo colore è veramente notevole. Spero che queste prove di colore vi siano piaciute e vi ricordo di iscrivervi al canale,
di mettere un mi piace al video e di condividerlo sui vostri profili social se lo avete trovato utile e formativo. E mi raccomando di commentare sotto la descrizione. Adesso vedete che uso questo colore per fare la stessa cosa e l'intensità è quasi paragonabile a quella del rosso di cadmio, però con un'altra tonalità di rosso, naturalmente un pochino più acceso. Non mi resta che augurarvi una buona giornata a tutte e a tutti e darvi un arrivederci. A presto.